perro. Anche i perri dell'isola sono il top. La nostra prima tappa di oggi dovrebbe essere a Maghera Beach, una delle più belle spiagge irlandesi, che tra l'altro, se il tempo terrà, vedremo addirittura col sole. Il problema di queste stradine è che quando avete davanti un furgone, un camper, si fa veramente fatica a sorpassare e giustamente bisogna andare piano, perché poi se un bestione del genere incontra un altro camper è veramente complicata. Grazie. Appena girato dalla strada principale, Google mi dice che la strada termina qua. Parcheggio privato, auto 4 euro, van e veicoli lunghi 6 euro. La spiaggia si trova dietro di noi, praticamente inizia da là e finisce sul mare qua dietro. Il parcheggio l'avete visto, si va solo a piedi e l'ingresso è solo questo. E noi, quando è così, chiediamo aiuto al nostro amico a 4 eliche. Il nostro amico l'abbiamo riportato a casa, ma devo dirvi che è stata dura. Come potete vedere, il vento è forte e il drone è leggero. Quando si allontana molto e quando si trova leggermente più alto con questo vento fa fatica a tornare nel punto di partenza. Avevo continui messaggi di allerta vento forte, però senza rischiare più di tanto ce l'abbiamo fatta, dai. Ma abbiamo evitato di scendere a Maghera Beach perché abbiamo un lungo tragitto da fare oggi. Dovremmo condurvi a Melling Head, la punta più alta dell'Irlanda, fino ad entrare poi nell'Irlanda del Nord. Rifacciamo il Glengesh Pass con addirittura un po' di sole. Merce rara da queste parti, ma ogni tanto fa capolino, ogni tanto si fa attendere. È il trucco per farsi desiderare di più. Quindi ieri l'abbiamo fatto scendere, oggi facciamo salire e come dico sempre tutti i passi andrebbero fatti in questa maniera, perché da questa parte si vede molto bene la cascata, cosa che ieri non abbiamo visto. La somiglianza con i paesaggi scozzesi inizia a farsi importante, sicuramente più verdi in questo momento. Noi ricordiamo spazi ampi più gialli, però probabilmente ci siamo passati in un agosto inoltrato. La vista della spiaggia, fantastico. Io mi sto prendendo tutta la strada, anche se dobbiamo ricordare che si guida a sinistra. Laghi immersi in boschi di conifere. E comunque, se per pura curiosità vi chiedete ma Francesco, c'è un'altra strada? No, la strada è solo questa, ma a noi oggettivamente non dispiace perdersi su queste stradine con questi panorami senza traffico, o meglio, il traffico c'è, però è un traffico peloso. Grandissime. Altro pezzo di Irlanda assolutamente da fare se venite da queste parti. Questa mattina percorso giro d'anello straconsigliato, poi ve lo lascio nella cartina. È bellissimo perché sono tutti continui sali e scendi, quindi anche con un limite di velocità impostato a 100 km/h, che non è poco per queste strade, in moto ti diverti tantissimo. Temperatura sempre costante, 16 gradi. Se venite copritevi perché il vento vi fa percepire una temperatura molto più bassa. Abbiamo visto un cartello con un raduno nelle vicinanze delle Honda in cui erano invitati tutti i motociclisti. Sono passati 2 motociclisti prima di questa auto e ci hanno detto di fermarci. No, questa è una gara, ragazzi, vanno a manetta. Sì, qualcuno è andato dritto, come succederebbe anche a me. Vai. Oh mamma mia!
casco Shuei, però quel tipo è integrale, quindi sicuramente moto da strada aveva a casa. Ne sono tantissimi e super divertiti, tra l'altro. Alticci. Quando tu la domenica ti trovi nel nord dell'Irlanda che non hai da fare nulla, vai, cassa a martello, Grandi. addirittura casco da enduro con la maschera. Ci siamo. Motociclista tedesco, anzi è una donna. Siamo a 37 km dal punto più a nord, la strada costeggia tutto il mare. Siamo nella cittadina di Malin, sono tutti inglesi. Qua si vede ancora meglio l'effetto delle maree. È una giornata di quelli che Irlanda ti farà ricordare. C'è tanto vento in questo momento, ma questi perri se la godono insieme al loro padrone. Ho scelto questo tratto di strada perché è più panoramico, altrimenti ce n'è anche uno un po' più all'interno. Inizio probabilmente anche ad accusare un po' di fame, per cui mani un po' più fredde, abbiamo i guanti intermedi. Sono le 3:45 e da questa mattina non abbiamo mangiato più nulla. Questo è il paesaggio raggiungendo il punto più a nord dell'Irlanda. Eccola, un po' di pioggerellina finalmente. Non poteva mancare l'odore d'asfalto che era asciutto e anche un po' scaldato dal sole. Sole si fa per dire, ragazzi. Il sole irlandese, ecco, che ha un altro aspetto rispetto a quello italiano, un'altra faccia. Che poi dobbiamo essere anche onesti, sono quasi 15 giorni che stiamo qua. Effettivamente non c'è stata tutta questa pioggia, ha piovuto poco. La pioggia è questa, pioggerellina leggera che dura poco, non è il classico acquazzone che abbiamo noi in Italia, perlomeno questo nei giorni in cui siamo stati noi. La pioggia un po' più pesante c'è stata solo la sera e la notte. Però è anche vero che questo forse è un po' anomalo, perché qualcuno ci ha sottolineato in effetti che sta piovendo poco rispetto alla norma. Stiamo arrivando verso il punto di non ritorno, mare inquieto e paesaggio inquietante. Il colore del mare è stupendo perché nonostante il cielo coperto mostra anche quel celeste tipico del mare calmo. In base alle info del nostro quasi compaesano Massimo Ferrara, che si trovava qua insieme ad un gruppo di motociclisti, lui era il tour leader, c'è anche una sorta di paninaro dove si possono acquistare panini con la polpa di granchio che meritano assolutamente. Quindi noi siamo arrivati senza ovviamente mangiare perché non vediamo l'ora di azzannare la polpa di granchio. Eccolo, capite a cosa stiamo pensando mentre arriviamo a questo luogo leggendario. Ragazzi, con 14 gradi questo vento, sono 3 ore, 4 che guido. Sara mi ha appena detto che il baracchino del granchio l'abbiamo passato ed è chiuso. Pensa chi vive qua. Però in compenso si è anche aperto il cielo. Il punto più a nord dovrebbe essere là in cima. Che si sale. Come sempre non mancano i turisti, anche se come potete vedere non è che ce ne sono poi tantissimi. Perro. Ci siamo. La voglia di panino con polpa di granchio dobbiamo farcela passare perché Sara è sicura che lungo la strada prima di arrivare il baracchino era chiuso. Quindi pezzone di dolce, pezzettino in realtà, 3,50 €, però è un dolce fatto con uova, caffè e mandorle. Ci servono un po' di zuccheri, speravamo in altro perché è sempre meglio salato che dolce per me, però va bene così. Comunque l'aspetto promette bene. Ho sbagliato, non erano mandorle, erano noci, perdonate. Ma si possono fare questi errori così madornali? Io dico. E una volta arrivati vi portiamo proprio al punto più a nord che guarda verso il nord. In fondo vedete la scritta 80 eire, perché nonostante l'Irlanda fosse rimasta neutrale durante la seconda guerra mondiale, furono appostati diversi posti di blocco lungo la costa irlandese e qui era posizionato il numero 80. Ripartiamo proprio ora da Malin Head, è assolutamente un punto panoramico stratosferico. Siamo capitati anche con un meteo accettabile, si scende lasciandoci alle spalle le terre desolate del nord per dirigerci verso quella che ha come nome proprio Irlanda del Nord, perché la nostra destinazione ora sarà Derry o Londonderry.
Questo è il baracchino che abbiamo trovato chiuso. Massimo, ci dispiace tantissimo. Massimo, ci dispiace per noi, grazie di avercelo segnalato, ma ci è andata male come al solito. Molto male, perché le ultime 2 ore di strada le ho fatte pensando sempre alla polpa di granchio. Però alla fine il dubbio gli era preso. Vuoi vedere che lo troviamo chiuso? Gli ho detto ci può stare, però dai, figurati, di domenica che tengono chiuso, non è possibile. Il sesto senso mi frega sempre. Lasciamo questo posto simbolo, un po' come il globo di Capo Nord, come la città alla fine del mondo di Ushuaia e come la punta più a nord della Scozia, John O'Groats. Per quanto riguarda la variabilità del meteo, quando siamo passati qua 1 ora fa pioveva. È un incanto però vedere questi prati sotto la luce del sole che assumono delle tonalità estreme. Guardate rispetto a prima la marea. Questo ponte che vediamo sta per segnare l'ingresso nell'Irlanda del Nord. Nessun controllo doganale tra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, Regno Unito. Abbiamo superato il ponte e ci siamo ritrovati nell'altro paese, e questo è dimostrato dalla stragrande maggioranza di targhe inglesi che stiamo incrociando. Per ora il nuovo paese ci sta accogliendo con un clima più mite, siamo a 19 gradi e il cielo è ancora più aperto del solito. Chissà queste differenze tra Irlanda del Nord e l'Irlanda. Tocchiamo un tasto delicatissimo, per il momento anche abbastanza calmo, come ci hanno confermato gli irlandesi. Ricordiamo che l'indipendenza irlandese inizia nel 1922 e diventa effettiva nel 1949. Sappiamo che le rivendicazioni fino agli anni 90, in particolare purtroppo nella lotta armata dell'IRA, riguardavano la richiesta di diritti dei cattolici, gli irlandesi, agli inglesi di religione protestante. La stiamo un po' semplificando, è una storia dura, complicata e delicatissima. Molti di voi potranno insegnarci quella che fu la Bloody Sunday, quella domenica del 1972 in cui l'ennesima rivolta degli irlandesi finì in un bagno di sangue. L'interesse a visitare Belfast e altre città sarebbe proprio finalizzato a poter raccontare questa storia dei giorni nostri, che sembra per il momento aver trovato una soluzione. Quello della religione era una divisione che però si palesava in ogni ambito. Sembra che le tensioni più aspre si siano placate poi nel 2007 con il raggiungimento di un accordo in cui gli inglesi chiedevano lo smantellamento completo dell'IRA e la consegna di tutte le armi. E in questi giorni ci è capitato di chiedere come stanno andando i rapporti tra irlandesi e inglesi, e con una plomb tipicamente del nord ci dicono che sta andando tutto bene senza sbilanciarsi e che fortunatamente sono tempi tranquilli. Del tutto personale mi sento di dire che l'odio è estremamente difficile da placare, perché spesso monta di generazione in generazione, come purtroppo stiamo vivendo in questi anni nella parte sud del Mediterraneo, e per questo risultato ha del miracoloso. Ed ora lo possiamo dire: benvenuti a Ballymoney. E qualcuno potrebbe dire: ma dove sta? Un po' più a nord di Corridonia. Questa è la via che l'attraversa, dovrebbe essere una cittadina super tranquilla. Bandiera del Regno Unito. La struttura dovrebbe essere lungo il viale sulla sinistra. B&B Kenmare. Avevo controllato su Street View, dobbiamo entrare qua. Eccolo qua, ragazzi. E questa dovrebbe essere addirittura la tettoia che avevo letto per le moto. Noi ci infiliamo subito. Speriamo di potercela lasciare. Ragazzi, buongiorno. Come sono i miei occhi? La risposta la potete trovare in questo dispositivo. Per curiosità ve lo mostro anche all'interno. Buongiorno anche da parte mia. È chiaramente un dispositivo antincendio che questa notte alle 3:50, 4:50 italiane, ha suonato emanando tutta la sua potenza. I proprietari sono scesi, abbiamo cercato di capire dopo un po', perché quando ci siamo svegliati dovevamo capire da dove venisse il suono. Secondo il proprietario la batteria era arrivata alla fine, per cui ha fatto questo scherzo. Ora ci chiederanno scusa anche con un'ottima colazione che vi andremo a mostrare. In primis questo è il tavolo stile inglese
Questa è la cocinera che, come vedete, fa il suo sporco lavoro. Qua abbiamo un po' di cornflakes, caffè. Da questa parte la frutta è veramente pazzesca. Yogurt, qua ovviamente marmellate, latte freddo, le salse che non mancano mai, il miele, succo d'arancia. Se alziamo lo sguardo, in fondo c'è anche la sorellona. Quindi non solo il pranzo, la cena, ma anche la colazione vista moto. Frutta rossa che a me fa letteralmente impazzire. E dopo la cesta enorme di frutta con lo yogurt, siete pronti al piatto forte? Prima guardate la felicità sul volto di Sara, poi pian pianino vi mostro il piatto. C'è un odore pazzesco, ovviamente tutto fatto all'istante. Sì, giustamente ci tengono in maniera particolare. Quando ti fanno scrivere l'orario della colazione devi calcolare almeno un quarto d'ora di ritardo, perché loro devono darti tutto bello fumante. Queste però sono quelle colazioni che ci lasciano ben affrontare il clima esterno. Ve lo ricordavate il volto di Sara in Bolivia e come è cambiato ora di fronte a queste colazioni? Ragazzi, l'Europa mi ha viziata, migliorerò, ve lo prometto. Tra poco. Vero. Importantissimo, mai viziare le mogli, mai. Lasciamo i nostri bagagli in camera perché questa struttura si trova vicino al Giant's Causeway, dove ora vi porteremo, quindi lasceremo tutto qua e poi torneremo a riprenderlo. come sempre scrivania da lavoro, letto super comodo, bagno nuovo con doccia. Prezzo come sempre non bassissimo, proprio gli standard inglesi. Dal nostro punto di vista rapporto qualità-prezzo ci sta, 120 euro a notte compresa la colazione. La camera è strapulita, loro sono persone deliziose che ci rimarranno nel cuore anche per la simpatia e l'umorismo, e poi sono stati carinissimi, continuano a scusarsi per il disguido di stanotte. In realtà non c'è niente di cui scusarsi. Inoltre, cosa da non sottovalutare, accendono i riscaldamenti un'ora la sera e un'ora la mattina. È un plus che bisogna un attimo sottolineare. Ed infine, importantissimo, moto parcheggiata sotto la tettoia, anche perché ieri c'è stato un temporale pazzesco e ha piovuto tantissimo, quindi per la prima notte la sorellona è rimasta all'asciutto. Noi canotta di lana, maglia antivento, abbiamo messo anche la maglia Gore-Tex Infinium e la giacca in Gore-Tex Pro. Siamo delle pappamolle. Esatto, questo è dedicato al nostro nipote Edo, 14 anni, che ha fatto il bagno in piscina ieri quando in Italia già stava cambiando il meteo, la temperatura è scesa di 20 gradi, l'acqua era gelata, è uscito, c'era vento e si è ammalato, 38 di febbre. Gli abbiamo raccontato dai ragazzi qui al nord e ci ha detto: non mi ci fate pensare perché già ho i brividi di freddo. Quindi, giovani ragazzi, ascoltate il mio consiglio: se vi dovete fidanzare, valutate donne del nord. Non ascoltare zio. Edo, quando mai ti ho dato un consiglio errato? Con la batteria Yuasa è tutt'altra roba. Temperatura di 15 gradi in questo momento, manica corta un po' forzata per noi, non per loro. Victoria Street, la presenza degli inglesi è ben esplicitata. Non a caso ieri, passando per la prima città che si incontra entrando dalla parte dell'Irlanda Ovest, cioè la città di Derry, sui cartelli stradali si legge ben esteso Londonderry, che è il nome dato dagli inglesi all'antica città di Derry, che è stata purtroppo teatro del Bloody Sunday, la domenica di proteste finita nel sangue che lasciò sul campo 13 morti, di cui la maggior parte ragazzi sotto i 17 anni. Dettaglio tecnico banalissimo, siamo tornati alle miglia. Bandiere con la mano rossa dell'Ulster. La leggenda vuole che un conquistatore, arrivando in barca al largo delle coste dell'Ulster, per motivare i suoi uomini disse: chi per primo toccherà con la mano destra la terra dell'Ulster ne sarà proprietario. Arrivato in prossimità della costa, il più intrepido del gruppo si tagliò la mano destra e la buttò sulla costa e ne divenne di conseguenza proprietario. È un simbolo che è stato ripreso anche durante le lotte degli anni 70-80, anche da quelli che gli inglesi soprannominarono i Troubles. Viene da chiedersi il perché gli inglesi non abbiano mai abbandonato l'Irlanda del Nord. La motivazione formale è che siano sempre rimasti per proteggere la minoranza
maggioranza protestante, cioè discendente dagli inglesi. Qualcuno sostiene che siano rimasti perché questa zona è stata importante come cantieristica navale e perché è un centro di pesca nel mare che la divide dalla Scozia. Resta il fatto che dei 4 stati che formano il Regno Unito, Scozia, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, quest'ultima rimane l'economia più debole rispetto a tutte e 4. Oggi di nuovo, su consiglio di Emanuela e Daniele, i ragazzi piemontesi incontrati all'inizio della Wild Atlantic Way, aggiungo la coppia più simpatica del mondo, applicheremo lo stesso criterio applicato alle Cliffs of Moher. Il parcheggio si paga in base ai passeggeri, per cui parcheggeremo sull'hotel Giant's Causeway e poi vi spiegheremo bene. quasi arrivati, andiamo all'hotel, mentre qua abbiamo il centro visitatori. Moto appena parcheggiata di fronte al Causeway Hotel, ci dirigiamo all'entrata. Parcheggiando al Causeway Hotel ci hanno dato un voucher da utilizzare, come ci avevano detto Emanuele e Daniele, una volta tornati al bar dell'hotel, pagato £10. 3 percorsi disponibili da poter percorrere, noi faremo il blu. Il percorso blu per la prima parte è asfaltato, infatti abbiamo visto addirittura un bus navetta elettrico percorrere questa strada. Questa invece è la vista lungo il percorso. E comunque un dettaglio importantissimo: noi siamo gli unici con la cuffia. Sara aggiunge quasi gli unici. Oggi siamo 20 agosto, martedì, il giorno della settimana, e sono le 11:30 della mattina. Come potete vedere non siamo soli. Abbiamo letto che per visitarle con pochissima gente sarebbe da venire ovviamente nelle stazioni intermedie, e in quel caso portatevi il passamontagna. Ecco la navetta, arrivati, e queste sono le famosissime rocce a forma esagonale. Ma il punto più impressionante si trova in fondo. Abbiamo deciso di passare sullo sconnesso. Ovviamente con meno gente sarebbe più affascinante, ma siamo in agosto, quindi il periodo è di altissima stagione. Vista panoramica a 360 gradi, così potete immergervi nel contesto anche voi, ma questo è il punto dove le rocce a forma esagonale sono più evidenti. Facciamo molta attenzione, ovviamente ci sono strade alternative, ma ci conoscete, ci piace complicarci la vita. Bellissimo, bellissimo veramente, però dobbiamo testare gli stivali, vediamo se sono ottimi anche per le Giants. Tanto per rendere il tutto più suggestivo ha iniziato anche a piovere, oltre al vento che è aumentato, però camminare sopra delle scale a forma esagonale compensa la brutalità del meteo. Addirittura verso il mare diventano di colore nero. È pazzesco quello che la natura nel corso dei secoli riesce a fare. Qua ci troviamo proprio nella punta più estrema e siamo rimasti quasi soli perché il meteo ovviamente fa fuggire la gente, ma noi imperterriti teniamo duro. Ragazzi, siamo effettivamente in un luogo abbastanza inimmaginabile, un percorso che si chiama Giant's Causeway proprio perché sembra il percorso, la strada creata da un gigante. Sembra infatti che questa speciale formazione si debba a una colata di lava basaltica risalente a 60 milioni di anni fa. Nel frattempo è iniziato a piovere copiosamente, ma noi ce ne freghiamo e andiamo avanti. Scesa a valle, la lava occupò tutte le fessure calcaree già esistenti. Inevitabilmente sembra che la lava pian piano dall'esterno verso l'interno iniziò a raffreddarsi, e un po' come succede sui fondali dei laghi quando non ricevono più acqua, si formarono questi blocchi che col passare del tempo e con l'erosione divennero vere e proprie colonne fitte esagonali. Il vento non ci aiuta a tenerci in piedi sui blocchi, ma noi ci proviamo lo stesso, imperterriti e forti come il gigante.
Mi hanno detto di mantenermi sul lato destro perché probabilmente l'acqua rende ancora più scivolose le colonne e quindi diventa veramente un problema camminarci sopra. Dopo quel vento pazzesco e quella pioggia, Per la legge di Murphy, quando è finito tutte le clip esce il sole. Noi sempre fortunatissimi. Però la cosa positiva è che si riesce a vedere il panorama in entrambe le situazioni. Con il sole ovviamente è tutto più bello, però al tempo stesso, visto il contesto, con il cielo grigio le nuvole fanno la loro parte. Ora torniamo alla moto, anche se questo sentiero continua e arriva fino a un punto panoramico. Ma abbiamo il voucher di 10 pound e Sara Latappi lo vuole sfruttare a dovere. Guardate con il sole i colori, pazzesco. Per concludere, un percorso arriva alle Giants e poi continua fino allo sperone in fondo, l'altro percorso arriva fino al punto più alto, a strapiombo sul mare. Quindi 3 percorsi in totale. Guardate la fatica. Oggettivamente, vestiti da moto, adesso inizia a far caldo. La sorellona ci ha aspettato addirittura sotto al sole e dopo il sacrificio, latte, ovvero caffè e latte per iniziare, ma il pezzo forte, banoffee, pie. Prima mangiamo, poi ve la raccontiamo. Intanto che caricavamo la moto si sono avvicinate tantissime persone e Sara come sempre si perde in chiacchiere. Sono le 3 di pomeriggio, vi porteremo in un posto molto fotografato qua nell'Irlanda del Nord. il meteo, come potete vedere, è peggiorato di nuovo. E dicevamo con i signori australiani che avete visto, questo è in realtà l'inverno in Australia, o meglio nella zona di Sydney, New South Wales, e anche noi abbiamo confermato questo è l'inverno italiano, non può essere l'estate. Riprendiamo la strada del ritorno. Torno a dire, se pensate alla parola variabilità, in Irlanda se ne capisce benissimo il significato. Oh mamma mia, c'è un vento laterale pazzesco e dopo neanche 15 minuti siamo arrivati. Dovrebbe essere The Dark Edge. Alla fine moto parcheggiata qua, ho mandato l'inviato speciale. La strada che sto percorrendo adesso, stranamente sotto un po' di sole, è una strada estremamente suggestiva alla quale si arriva a piedi, ma che lo è diventata ancora di più da quando è stata utilizzata dalla serie Il Trono di Spade. Protagonisti della strada sono dei faggi intrecciati che la famiglia Stuart piantò nel XVIII secolo all'entrata della loro proprietà. Nonostante sia risaputo che le piante sono esseri viventi, la loro bellezza è tale da essere quasi inquietante. E tra le tante piante, queste dovrebbero essere quelle tagliate perché abbattute dall'uragano Gertrude che si è appunto verificato qui nel 2016. I legni delle piante abbattute sembrano siano stati utilizzati comunque per la produzione di sedie utilizzate nel set del Trono di Spade. Ripartiamo quando il cielo si è coperto di nuovo. È follia, ragazzi. Ora torniamo nella nostra struttura a riprendere i bagagli. Posizione ottima perché con 12 minuti 7,2 miglia siamo arrivati. Arrivati addirittura con il sole. Dobbiamo andare a destra, grazie, anzi thanks a lot. Hanno messo il bucato, moto caricata, appena ripartiti e abbiamo deliberato direzione Dublino, 2 ore e 40, 151 miglia. Sono le 5 di pomeriggio, non abbiamo una struttura, qualcosa abbiamo visto, dovremmo arrivare intorno alle 8 di sera, vediamo ragazzi. Non sarà così facile, il mio stomaco ha appena sussultato alla notizia. Dai Sara Latappi, vediamo se resisti, se riusciamo a fare queste 3 ore senza fermarci mai e con un pezzetto di torta diviso in 2, e se la sorellona resiste. L'alternativa sarebbe stata fermarci a Belfast, molto interessante. Arrivare a Dublino significherebbe poter visitare, seppur pochissimo, la capitale irlandese e avere poco lontano il traghetto che ci riporterà nel Galles. Boccata quella che dovrebbe essere l'autostrada, il limite è di 70 miglia, come potete vedere 120 km/h, quindi l'ora prevista di arrivo alle 7:36 non penso venga rispettata. Temperatura scesa a 13 gradi, quello che dà un po' fastidio è il vento, quindi la percezione della temperatura è molto più bassa. Poi in questa maniera finalmente sciacqueremo la sorellona. Arrivati a Belfast addirittura è uscito anche il sole. Dal navigatore vedo che passeremo proprio lungomare e onestamente con Sara non sappiamo come fare perché ci siamo appena ricordati della premiere con voi. Il navigatore mi dice ora di arrivo 7:38, però noi siamo un'ora indietro rispetto a voi, quindi la premiere alle 9 per noi sono le 8. Però voglia di far strada ce l'abbiamo, quindi si prosegue. 4 corsie per la strada che attraversa Belfast.
passare di qua. Quella che stiamo attraversando con estrema lentezza è una città che è stata ai vertici dei cantieri navali e dal cui cantiere portuale è uscita la nave più grande e controversa del mondo, il Titanic, varato il 31 maggio 1911. Il resto, ragazzi, è storia che conosciamo purtroppo tutti, cioè la morte di 1500 persone e la fine di quella nave che era stata definita inaffondabile. Traffico purtroppo sempre più intenso. Entrate di nuovo in Irlanda e sono tornati chilometri invece delle miglia. La sorellona procede imperterrita, seguita da sola questa moto, anche se onestamente per questi trasferimenti autostradali avrei preferito una sesta più lunga o addirittura avere la settima marcia, perché dal mio punto di vista il motore gira troppo e girando troppo, oltre a sentirlo un po' urlare, consuma anche molto rispetto ai consumi quando magari si viaggia a 100 km/h. 27 minuti per arrivare, quindi ragazzi abbiamo deciso di fermarci ad un distributore di benzina per stare insieme a voi. Magari se hanno la wifi sarebbe ancora meglio. Qua siamo più riparati. Vabbè, il posto ce lo inventiamo. Ok. Parcheggiati sopra il marciapiede, cuffia inserita, Sara addirittura con le cuffie. Mamma mia, freddissimo, ragazzi. Ora ci sono 13 gradi, però abbiamo fatto 220-230 km, tutta una tirata. Dopo un po' il fresco si inizia a sentire. Ancora non indossiamo il più o meno sotto. Premiere terminata, Sara ancora scrive. Ancora stiamo chattando con voi. Bisogna ripartire in fretta e in furia perché non abbiamo ancora la struttura, ne abbiamo viste diverse, però dobbiamo andare a chiedere se hanno il parcheggio libero per la moto. Purtroppo non si può prenotare in anticipo. La sorellona fuori lungo la strada non ce la lascio assolutamente, anche perché si sta comportando benissimo, ha preso tantissima acqua, però la sua parte la sta facendo e anche Sara si sta affezionando. D'altronde è la sorella della Tenerona e bisogna voler bene ad entrambe alla stessa maniera. 33 minuti, 27 km, ora di arrivo le 9 di sera, speriamo che abbiano il parcheggio. Ci siamo, welcome to Dublin. Come impatto tutto sembra tranne che stare in Irlanda rispetto a come siamo abituati con i paesini. Ha però l'aspetto di una città del nord. Siamo sul porto, le barche fanno ancora estate. La prima struttura che andiamo a vedere si trova a 3 km dal centro, però ha un parcheggio sotterraneo. Come sempre evitiamo il centro per risparmiare qualcosina, anche perché i prezzi qua a Dublino sono follia. Lo stadio di Dublino. Dovremmo essere arrivati, ora vado a chiedere. Take it to the big scene, take it all.